gruppo di audaci scienziati della St. Andrews University ha esortato l'umanità a essere proattiva e pronta per il primo contatto con forme di vita extraterrestri prima che sia troppo tardi. Il momento della preparazione, secondo molti ricercatori, è giunto. Potremmo davvero essere in un momento di svolta nel connetterci con la vita intelligente oltre il nostro pianeta? I recenti sviluppi suggeriscono che le civiltà spaziali sono più vicine che mai a comunicare tra loro, e questo non è solo lo scenario della letteratura fantascientifica, ma vi accorgerete in questo video che fa anche parte di una ricerca super segreta messa in atto dall'intelligence militare a partire dagli anni 40. E non a parole, ma a valanghe di documenti ufficiali. Quello che state guardando è un documento ufficiale dell'NSA, della National Security Agency, rilasciato a The Black Vault nel 1996. Documenti ufficiali storici, legalmente rilasciati ai sensi della legge sulla libertà di informazione, consultabili da chiunque, rilasciati dagli uffici preposti al più grande archivio FOIA del mondo, in cui intanto si associa il fenomeno UFO ad una visita interplanetaria, non escludendo tale possibilità su documenti ufficiali, cosa che in quegli anni pubblicamente veniva derisa dalle autorità per mettere in piedi vere e proprie psyop. E inoltre abbiamo davanti un vero e proprio studio di fattibilità di 158 pagine in merito al da farsi per quanto riguarda un eventuale contatto alieno. Ipotesi in merito alla natura degli UFO, non escludendo l'ipotesi extraterrestre, e insomma tutta una serie di informazioni storiche contenute in questo fascicolo di cui ha parlato anche Luis Elizondo. E l'NSA, che è l'organismo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America che, insieme alla CIA e all'FBI, si occupa di sicurezza nazionale, all'interno di questi X-Files, i veri X-Files, ha catalogato tutta una serie di informazioni vitali, studi, articoli, lettere, leggi, approfondimenti di intelligence e quant'altro per risultare pronti nel caso in cui. E a pagina 107, catalogando uno studio che, cosa volete che vi dica, evidentemente era di fondamentale importanza per creare la giusta consapevolezza del fenomeno, hanno catalogato e raccolto in questo più ampio rapporto un articolo redatto apposta per l'NSA dal crittografo dell'intelligence Lambros Kallimaos, in cui si parla letteralmente, signori, di comunicazioni con intelligenze extraterrestri. È tutto vero, ok? So che fai fatica a crederci, ma è tutto vero. Documenti che hanno più di 40 anni, declassificati nel 1996, che mi impegnerò a condividere con voi a fine video sul mio canale Telegram. Comunicazioni con intelligenze extraterrestri. Chiaro? E no UFO che forse sono missili ipersonici, Attenzione, UFO, scritto un po' ovunque, 158 pagine che parlano di UFO, e studi di fattibilità in merito a comunicazioni aliene. Mettici che poi i documenti sono stati super top secret per 40 anni e capirai bene che, a quanto pare, le due cose sono correlate. Qui signori siamo sul sito ufficiale governativo dell'NSA. L'ho mostrato anche ieri nelle mie storie di Instagram, ok? Sito accessibile da chiunque tramite una semplice ricerca su Google. E abbiamo di fronte il fascicolo che vi stavo scorrendo, con tutti gli altri allegati. Studi di fattibilità in merito ad eventuali intelligenze extraterrestri. Non serve essere professori d'inglese per capirlo, no? Che, attenzione, non vengono esplorate dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista militare e di intelligence. E abbiamo di fatti il fascicolo a parte dell'NSA, lo studio commissionato ad un appaltatore esterno in cui si descrivono eventuali comunicazioni con intelligenze extraterrestri. Sito ufficiale NSA, tutto trasparente e cristallino, esposizione di una tesi e le sue relative fonti ufficiali. Ecco a voi. La storia, che possiamo chiamare tale perché è saltata fuori da un agglomerato di documenti ufficiali, testimonianze autorevoli e indagini certe, racconta che la maggior parte delle superpotenze mondiali, una su tutte gli Stati Uniti, non si sa bene perché, dalla fine degli anni 40, mentre abbindolavano tutti rendendo pubblici determinati progetti di indagine sugli UFO atti a fuorviare le persone dicendo no, noi qui non abbiamo trovato niente, conducevano in segreto
e ripeto in segreto perché questa roba è uscita nel 1996, conducevano in segreto studi di fattibilità in merito a preoccupanti invasioni aliene. E non è che fu incaricata l'NSA a caso, Lo ripeto, guarda caso, l'NSA è proprio l'ente che si occupa della sicurezza nazionale negli Stati Uniti. La storia ci racconta che si preparano a qualcosa, non dall'altro ieri, non da quando se n'è uscita così l'Università di St. Andrews, no. Si preparano a qualcosa, a quanto pare, da tempo, no? Mettici poi le ultime rivelazioni UFO propinate negli ultimi anni, il fatto che sia stato formato un ufficio UFO permanente al governo degli Stati Uniti, che la NASA abbia avviato un programma ufficiale di studi, che l'ambiente accademico abbia difatti riconosciuto queste possibilità e, chi segue il mio canale da anni, si accorgerà che quello che andrò ad esporre oggi non è il frutto del solito titolone clickbait che ti propina il giornale del quartiere, ma un qualcosa sul quale personalmente vi invito caldamente a riflettere. L'Università di St. Andrews a quanto pare è sulla strada buona, signori, per fare la storia, unendo le forze con la rete di ricerca UK Research for Extraterrestrial Intelligence. La loro missione, scientifica in primo luogo ma anche culturale, è quella di creare procedure e protocolli che verranno implementati quando verranno scoperti gli extraterrestri o quando, insomma, ce lo diranno. Esperti internazionali sono stati invitati a collaborare in tutto il mondo, fornendo informazioni su come l'umanità possa esplorare in sicurezza lo spazio e gestire poi potenziali conseguenze legali. Gli scienziati stanno lanciando un centro di ricerca, un hub vero e proprio per garantire che l'umanità sia pronta per quando entreremo in contatto diretto con specie extraterrestri. Questa nuova iniziativa universitaria e governativa mira a dotarci delle conoscenze, degli strumenti e delle competenze necessarie per comunicare in modo efficace qualora tale incontro dovesse avvenire. Questa iniziativa potrebbe essere un passo avanti fondamentale nella comprensione di quali conseguenze sociali potrebbero portare i nostri sforzi extraterrestri per connetterci con gli alieni. In parole povere, siamo pronti? E quanto è ipocrita la comunità scientifica internazionale? Dopo più di un decennio senza aggiornamenti, i protocolli di contatto del SETI, che è arcaico per la vita aliena, necessitano di, un refresh, no? Gli scienziati hanno convenuto che queste linee guida di conversazione fondate devono essere rivalutate per stare al passo con le attuali conoscenze e progressi scientifici dell'umanità, e l'ultima volta che è successo è stato nel 2010. Con il rapido progresso della tecnologia, il dottor John Elliott, ricercatore onorario presso la School of Computer Science della St. Andrews University e coordinatore dell'iniziativa D-Hub, ritiene che adesso, proprio adesso, sia giunto il momento per garantire che questi progressi tecnologici vengano aggiornati. Dal desiderio di ascoltare la vita extraterrestre arriva direttamente un appello alla preparazione, dal pensiero all'azione. Gli scienziati abbandonano intense speculazioni sul fatto se riceveremo o meno un messaggio alieno e si stanno chiedendo: se lo ricevessimo domani, saremo davvero pronti? E cosa fare nel caso per esserlo? Gli scienziati si stanno assicurando di non essere colti di sorpresa, disponendo di risorse organizzate e investimenti in combutta con l'apparato militare sia incentrate alla scoperta scientifica che nella stabilità sociale e politica qualora tale contatto dovesse eventualmente verificarsi, per non finire come gli aborigeni quando entrarono in contatto con i conquistadores. Con l'intensificarsi della curiosità in merito alla vita extraterrestre, con i rapporti annuali pubblicati dal governo americano e con l'aumento sostanziale degli avvistamenti in tutto il mondo reputati dallo stesso governo che alcuni rimangono senza spiegazione, la NASA ha intrapreso un'azione unica nella storia, un'azione che, signori, non ha precedenti. Ha letteralmente avviato un programma di ricerca sugli UFO. E questo ha dato letteralmente la sveglia alla comunità scientifica internazionale. Con le aspettative per i risultati che la NASA annuncerà la prossima estate, gli appassionati di UFO attendono con impazienza questo momento critico nella ricerca dell'umanità sui fenomeni intergalattici
e guardate che caso, sia l'intelligence militare che la comunità scientifica non escludono l'ipotesi extraterrestre correlata agli UFO, ma anzi, la esplorano molto profondamente dagli anni 40 e oggigiorno anche con l'aiuto di svariate università che a quanto pare vogliono prepararsi proprio scientificamente ad un eventuale contatto alieno. Come se l'intelligence militare non avesse già delle procedure in merito, no? Questo sempre per sottolineare l'ipocrisia e lo stigma associato al top secret che ci preclude letteralmente l'espansione della conoscenza. Magari determinate università stanno investendo denaro per aggiornare le procedure relative ad un eventuale contatto alieno e l'intelligence delle prime superpotenze mondiali invece ha già dati certi fra le mani e non può dirlo, capisci? Vorrei ricordarvi che il Comando Spaziale degli Stati Uniti è un ente totalmente governativo che classifica tutto ciò che vuole senza che nessuno possa obiettare, chiaro? Da eventuali programmi super top secret che replicano determinate tecnologie a eventuali messaggi cosmici super classificati di cui non ci è dato sapere. Per quanto negli ultimi anni ci sia stata una caduta dello stigma in ogni ambito, in ogni ambiente, c'è sempre il problema della segretezza militare, che limita letteralmente la venuta della conoscenza. Pensate che questi documenti dell'NSA in cui si mettevano in piedi studi di fattibilità, in cui si legge nero su bianco extraterrestrial intelligence, sono stati top secret 40 anni e ancora oggi fanno scalpore, sono materiale di studio, lo capisci? Dai siti ufficiali, materiale accademico di studio. Ci arrivi? Ecco. Che porto da 3 anni e mezzo materiale mai visto in Italia, in Europa e forse anche nel mondo. Ci arrivi, lo capisci? Ecco, invece di valorizzare i video dei gattini su TikTok, ecco. Ciò significa che il pubblico attualmente, rispetto alle attuali conoscenze dell'intelligence militare in merito a queste vicende UFO, è indietro di 40 anni. Lo capite? Hai presente il detto il luogo comune che a primo impatto potrebbe sembrare becero che dice chissà cosa ci nascondono? Ecco, non c'è frase più vera. Ho letto decine di migliaia di documenti UFO e ti posso assicurare che non esiste frase più vera. I sospetti in merito ad un'eventuale preparazione a qualcosa, signori, sono sorti, ma già a suo tempo con la Space Force, no? Per non parlare della militarizzazione globale dello spazio, dallo UK Space Command che collabora con altri 10 paesi capitanati dagli Stati Uniti, atti ad armare la frontiera spaziale, ai programmi top secret cosmic della NATO. Chiaro? Qualcosina in merito alla preparazione ad un determinato evento ci venne già in mente anche nel 2020, no? E per quanto riguarda vere e proprie armate spaziali, esistono programmi congiunti che militarizzano lo spazio da 60 anni. Acquista il mio libro perché ne ho ampiamente parlato. Vorrei ricordarvi il documento di fattibilità in merito a guerre combattute su altri pianeti del Sistema Solare che tradussi insieme al sito Silverland, in cui si parlava su documenti ufficiali di guerre aliene su altri pianeti. Cioè roba che ti casca il cervello e lo porti in giro con la tracolla di Gucci nel sacchettino gelo della Cookie, capito? Siamo sicuri che sappiamo tutto. Voglio dire, a volte le persone mi fanno tantissime domande, no? Pensando che io ho tutte le risposte, ma io in realtà, avendo studiato tutti questi documenti, signori, non ho fatto altro che pormi domande. Ecco la verità. Molti articoli di spessore negli scorsi giorni sono emersi annunciando che la comunità scientifica, volendo aggiornare determinati protocolli del SETI, voglia, insomma, prepararsi ad un eventuale contatto per non farsi cogliere di sorpresa. Ma cosa succede a livello proprio documentale allora se io ti metto davanti documenti ufficiali di intelligence vecchi di 50 anni che parlano delle stesse questioni e degli stessi protocolli letteralmente alieni che avrebbe dovuto attuare l'ambiente militare e di intelligence degli Stati Uniti? E la domanda di conseguenza sorge spontanea: a che punto siamo arrivati oggigiorno? Voglio dire, se hanno protocolli extraterrestri super top secret che attuano nel caso in cui, o che insomma su ogni documento esistente correlano gli UFO a intelligenze extraterrestri, ma guardate che caso, mi verrebbe da chiedermi che cosa hanno in mente. Non trovate? L'anno scorso il Pentagono ha rilasciato i risultati di un'indagine sugli avvistamenti di oggetti aerei non identificati. Questi fenomeni sono stati osservati da piloti militari in diverse parti del mondo tra il 2004 e il 2021.
spingendo letteralmente la formazione di una task force speciale per indagare ulteriormente il fenomeno, che è stata poi sostituita da un vero e proprio ufficio UFO permanente al governo degli Stati Uniti, ufficio che si chiama All Domain Anomaly Resolution Office, ufficio di risoluzione delle anomalie su tutti i domini. E le indagini condotte hanno messo a tacere, cari amici, anni di speculazioni relative a, palloni sonda e quant'altro. E nell'ultimo rapporto pubblicato nei primi mesi del 2023 dall'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale, viene scritto che dei 500 e passa rapporti UFO ricevuti dai militari, molti di questi rimangono senza spiegazione. Che tutto questo poi abbia mosso anche l'ambiente accademico e spronato la NASA ad avviare progetti scientifici al riguardo? Con il tempo, forse, conoscendo la storia passata e avendo fatto bibliografia in merito, come vi ho mostrato io nei documenti, e avendo valutato gli eventi correlati al fenomeno UFO, a come il governo americano ha affrontato il tema UFO negli ultimi 4 anni, forse l'Università di St. Andrews ha avvertito che fosse il momento di mettersi al lavoro, o forse glielo hanno imposto. E per quanto studiare una lingua aliena sia un compito arduo, compito a cui, a quanto pare, documenti ufficiali alla mano, si dedicavano i crittografi dell'intelligence già 40 anni fa, con l'aiuto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale, niente è impossibile. Il processo in cui si stanno impegnando gli scienziati è complesso e lungo, signori. Esaminare i segnali di origine extraterrestre o anche quelli che sono potenzialmente tali, per non parlare dei modelli linguistici possibili nell'universo, è un compito molto arduo. Ma come ogni nuova scoperta fatta sulla lingua extraterrestre, la nostra conoscenza si svilupperà sempre di più, rivoluzionando il modo in cui intendiamo comunicare oltre la Terra. Ma cosa c'è dietro a questa voglia di alieni? Non è forse in atto un programma globale atto a farti accettare piano piano l'idea? Voglio dire, questo programma non è forse in atto dagli anni 50? Fai mente locale, no? Dai film ai libri. Signori, ricordiamoci che il consulente scientifico del progetto Blue Book, il fisico Allen Hynek, seguì passo per passo Spielberg nella creazione del suo film Incontri ravvicinati del terzo tipo, ok? E sappiamo bene che è uscito fuori un capolavoro, no? Ma guarda che caso. Sappiamo bene che le psyop militari influenzano tutti i settori di interesse mediatico e quindi, unendo i puntini, cosa vogliono inculcarci? Ultimamente, quando leggo articoli scientifici che parlano più che altro della preparazione ad un contatto alieno, mi sembra di sentire sempre la stessa menata, sempre il solito sonetto che viene cantato un po' da tutti quanti, per fare titoli a destra e a manca. Scorri lo smartphone, leggi l'articolo fuorviante sugli alieni e ti fai un'idea a senso unico che molto probabilmente è anche sbagliata, ma in quanti sanno che in effetti esistono studi di fattibilità in merito a veri e propri contatti alieni su documenti ufficiali intestati alle più potenti agenzie di intelligence del mondo che risalgono agli anni 60? In quanti, mi chiedo io, sono consapevoli, attenzione a questa parola consapevolezza, in quanti sono consapevoli del fatto che il background a livello di informazioni documentali detenute dalle pubbliche amministrazioni governative in ambito UFO è molto più ampio di quello che ti danno a vedere? La consapevolezza è la prima cosa che devi sviluppare per renderti conto del mondo che ti circonda. Se non ti risveglia un po' di consapevolezza materiale governativo ufficiale risalente a 40 o 50 anni fa che parla in ambito militare delle stesse cose che determinati scienziati vogliono farti passare come innovazioni oggigiorno, e allora sinceramente non so cosa dirti. Non sono innovazioni. Ci lavoravano già negli anni 50. Chiaro? Davvero vi pensate che determinate università siano libere di propagandare determinati progetti di ricerca? Sapete che molti progetti di ricerca, cari signori, in determinate università americane e non solo, sono in gran parte finanziati dallo stesso governo americano? Guarda per esempio molti dei fascicoli che ci siamo letti, no?
lavori svolti da aziende private o da università esterne, che quindi risultano come appaltatori del governo, che sono studi che poi sono commissionati dalle stesse agenzie di intelligence. Quante volte è successo? Un sacco, no? Cioè, lo stesso rapporto Condon sugli UFO, signori, sveglia! Lo stesso rapporto Condon fu commissionato all'Università del Colorado, e questo ti dice tutto. Fidati che questo ti dice tutto. Senza permesso non si muove una foglia, e se c'è stato tutto questo via libera in merito alla questione che focalizza l'attenzione globale sul volersi preparare ad un contatto alieno, significa che, dal mio punto di vista, per carità, dal mio punto di vista, significa che secondo me qualcosa di concreto fra le mani ce l'hanno. Quello che state guardando è l'articolo ufficiale dell'Università di St. Andrews del 2 novembre 2022, in cui si parlava del lab di ricerca che stava considerando una vera e propria risposta alla vita oltre la Terra, creando un nuovo SETI Post Detection Hub ospitato dal Center for Exoplanet Science, che fungerà da centro di coordinamento per uno sforzo internazionale che riunisce diverse competenze in diversi ambiti per definire valutazioni di impatto, protocolli tecnici e pratici, procedure operative e trattati. Esatto, l'università vuole creare veri e propri trattati progettati per consentire una risposta sostenibile ad un contatto alieno. Ora, consapevoli del fatto che queste grandi università sono finanziate in toto dal governo federale, cosa c'è sotto? Il governo ha mica messo a lavorare esperti perché sa qualcosa in più di noi, il sospetto viene. Soprattutto quando segui da 3 anni il mio canale, e allora il sospetto viene. Ma se non sai nulla e sei disinformato come Jimmy il barbone fuori dal penny market, no, in quel caso vivi tranquillo, ti limiti a bollare il tutto come cavolate assurde e vivi tranquillo nella tua bolla di ignoranza. Se invece sei informato ad alti livelli, se invece hai seguito con attenzione gli eventi UFO negli ultimi anni, il sospetto che chi di dovere abbia messo a lavorare università, e questo articolo aumenta il sospetto, per fare in modo di prepararsi, ti assale. Non trovi? Senza contare che esistono studi di fattibilità analoghi vecchi di 50 anni che vi ho mostrato. Ebbene, cari signori, a fine video su Telegram, sai che c'è, condivido tutto. Tanto, altrimenti divento anche troppo prolisso, vi condivido il materiale e ve lo leggete. Fonti, articoli, siti ufficiali, documenti ufficiali e quant'altro. E insomma, penso che per oggi sia tutto. Sappiamo che università in combutta con il governo stanno creando nuovi standard per un eventuale contatto alieno e, come vi dicevo prima, se sei informato, questa cosa puzza. Molte di queste informazioni non passano neanche in Italia, cioè questa fammela dire, perché di poco conto o perché chi di dovere fa ricerca in modo direttamente proporzionale a quando io stesso vado a espletare i miei bisogni dopo una bella cena abbondante. Fatto sta che cerco sempre di stare attento anche a questo tipo di notizie, perché trovo molto rilevante personalmente il fatto che università del genere in combutta con il governo si stiano impegnando a creare un SETI Post Detection Hub con diffusione internazionale atto a creare nuovi standard di contatto alieno. Per oggi, signori, è tutto. Mi raccomando, approfondite, lo dico sempre e lo dirò sempre, approfondite le mie umili ricerche. Approfondite al massimo, soprattutto in questo caso per quanto riguarda la militarizzazione dello spazio. Le date, occhio alle date, alle coincidenze, che non sono coincidenze, ok? Sono coincidenze pensate e quindi non sono coincidenze. Dal momento in cui approfondirete vi accorgerete che questo mio video acquisirà ancora più valore. Anzi, sai che c'è? Valuterò in base ai like che lasciate a questo video se fare il prossimo parlando io stesso della militarizzazione dello spazio. Io vi abbraccio fortissimo, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando al prossimo episodio. Mi raccomando, lasciate like che non costa niente e accendi il cervello. Adieu!